Ciao, salve a tutti. Il narcisista ti bloccherà o ti cancellerà quando? In quali casi? Ho parlato di quando blocchi un narcisista, di cosa comporta bloccare un ex. Faccio una breve precisazione prima di passare a quando un narcisista decide di bloccarti, oppure solo, per così dire, solo di cancellarti dalla rubrica. C'è sempre qualche reazione quando dico che non è il caso di bloccare, e questo anche perché è quello che tante e tante volte si fa sulla scia di un moto di rabbia con un ex, perché nel 90% dei casi la motivazione più che razionale in questi casi è proprio di natura emotiva. E la ragione che si adduce è sempre che questo ti può difendere, che questo ti difende, mi difende, ma si tratta veramente di una difesa oppure si tratta semplicemente di stizza e non ultima una lontana inconscia speranza che così il narcisista sarà spinto ad un'azione eclatante, come capitarti sotto casa per esempio, che in fondo è quello che molte volte si vorrebbe, per poi poter dire che insomma un pochino ci tiene a me se proprio fa un'azione così quasi disperata. Perché difesa, insomma, siamo sicuri che bloccando qualcuno si sia proprio al riparo? Oppure se il narcisista vuole veramente contattarti, in definitiva cambia numero, magari ti chiama col numero di un amico o della madre. Oppure appunto, peggio ancora, ti capita sotto casa e se non è proprio quello che vuoi, forse meglio altri sistemi, magari anche in questo caso proprio dire chiaro e tondo che non si vuole più avere a che fare, poi non rispondere più, non visualizzare più. E a proposito del discorso che facevo sulla debolezza del bloccare, perché il blocco nasconde, in quanto azione emotiva dettata per lo più dalla rabbia, a una forma di debolezza appunto, ed anche nel caso sia veramente dettata dalla volontà di difenderti, perché c'era qualcuno che diceva ed anche se fosse debolezza chi se ne frega. Sì, ma se poi il narcisista te lo trovi appunto sotto casa e veramente non lo vuoi vedere, oppure ti chiama da un altro numero, cosa fai se pazienza la debolezza? Rispondi e dopo, visto che si pensava di essere al riparo bloccando, non è forse meglio lasciare il numero in rubrica e quando ti chiama perlomeno sai che è lui? Oppure fai semplicemente in modo che si stanchi di chiamare piuttosto di innervosirlo al punto tale di farlo magari capitare appunto sotto casa tua, perché in certi casi se si tratta di un narcisista sociopatico e magari vuole proprio importunare, potrà fare anche questo, senza contare che quando si blocca l'ex più del 90% dei casi poi si cade nella tentazione di sbloccarlo e ne vedo, non dico ogni giorno, ma quasi di casi di questo tipo e poi mi si dice aveva ragione, pensavo di mettere un punto, poi invece l'ho sbloccato perché non resistevo. Oppure qualcuna adduceva anche ragioni come se magari sta male e ha bisogno di me, volendo anche intimamente crederci che questa potesse essere una valida ragione. Ma allora vuoi chiudere o non vuoi chiudere? L'hai bloccato per chiudere oppure appunto per sbloccarlo perché ti sono venute in mente delle ragioni assolutamente inderogabili? Va bene invece bloccare in alcuni casi che ho già spiegato in altri video, insomma, specifici dove parlo di questo, o anche persone che non siano ex partner, se si tratta di fare capire una persona che non vuoi avere contatti con la stessa e sai che in quel modo lo capirà. E va bene, praticamente ho fatto un secondo video, un video 2 su bloccare il narcisista rispetto a quello precedente, ma ne ho fatti molti altri. Andiamo a quando sarà il narcisista a bloccarti e quando lo fa di bloccarti oppure di cancellarti, in quali casi e perché. Perché un narcisista ti blocca? Ti blocca o perché avete litigato e lì per lì il narcisista non ha veramente deciso di chiudere con te. Attenzione, dico proprio che non ha ancora deciso cosa fare con te, perché se lo avesse deciso non ti bloccherebbe e nemmeno ti cancellerebbe dalla rubrica. Passa semplicemente in questo caso ad altro e si concentra sulla nuova conquista o riconquista semplicemente, ignorandoti, quindi non penserà più a te, almeno in tempi ravvicinati, non si sprecherà a bloccarti o a cancellarti dalla rubrica,
Diverso il caso se lo hai preceduto tu nel chiudere la relazione, se lo hai preceduto può essere che ti cancelli dalla rubrica. Ma se lui ormai è già lanciato, questo è un altro caso ancora, nella sua nuova situazione, magari può anche litigare, ma generalmente non ti blocca. Sa che ormai ha altro per le mani e quindi sarà curioso quanto felice di vedere che lo cerchi. Quindi in questo caso non ti bloccherà né ti cancellerà dalla rubrica. Se poi vuoi che approfondiamo la tua situazione, se ti sei lanciato a bloccare e come accade tante volte in questi casi, poi la sensazione è quella di essersi proprio lanciati nel vuoto e lì per lì si prova soddisfazione quando si blocca, ma passate magari le prime ore di sbornia, diciamo così, cominciano a farsi strada dubbi potenti. E se invece è lui che ti ha bloccato, cancellato, a molti sopravviene persino un senso di disperazione. Io sarò franca e ti dirò cosa a quel punto ti conviene fare in base a quello che tu vuoi in ogni caso. Comunque esponimi brevemente magari i tuoi casi sotto nei commenti, non scrivetemi fogli interi perché altrimenti non ce la faccio, insomma i commenti sono tanti, non riesco, o perlomeno cercate di suddividerli in più messaggi, in più commenti, in modo che insomma mi è più facile leggerli. Detto questo, sempre felice della tua presenza, dei tuoi commenti, di quello che scrivi, di quello che pensi, dici e anche delle tue domande. Ti abbraccio forte, ci sentiamo presto. Ciao, ciao, ciao.